In questo modulo cerchiamo di arrivare a individuare alcune regole di base per mettere in pratica la sensibilità alla diversità di cui abbiamo parlato. Cerchiamo di capire quindi quali sono i principi che dobbiamo seguire per diventare più interculturali in un certo senso. Introduciamo un'altra espressione, un'espressione che ci può apparire un po' strana all'inizio, quella dell'umiltà culturale. Umiltà culturale come attitudine di base da coltivare con tutte le persone con le quali noi abbiamo a che fare, per esempio clienti, pazienti, la comunità che abbiamo intorno, i colleghi e addirittura anche noi stessi. Andiamo a vedere, riprendendo quella mappa in inglese che abbiamo visto anche l'altra volta, come è fatta la umiltà culturale considerandola come attitudine. Vediamo che abbiamo 4 componenti nella sezione attitudine: l'apertura, la curiosità, la scoperta e il rispetto. Quale di queste 4 è secondo voi quella più importante? Andiamo adesso a vedere il ramo che descrive la comunicazione. Qui vediamo altre 4 componenti: comportamento non verbale, dialogo, alfabetizzazione, possiamo dire, literacy vuol dire competenze di base, potremmo dire in qualche modo, e linguaggio e lingua. C'è in realtà una relazione molto forte tra comunicazione e rispetto, anche se non sempre è possibile prevedere i modi in cui si manifesta. Tenendo presente questa piccola mappa, quale può essere, secondo voi, il rapporto che lega il rispetto, inteso all'interno dell'umiltà culturale, e la comunicazione? Proviamo adesso a vedere cosa succede quando non mettiamo in moto, tra virgolette, la nostra sensibilità culturale, o perché non pensiamo che esista, come nel caso che stiamo per vedere, oppure perché non ci pensiamo, non siamo abituati a pensare in questi termini. Guardiamo questo piccolo scontro di civiltà, italiani e spagnoli, quando si conoscono e si presentano. Non penseremmo di essere così diversi dagli spagnoli, che sembrano una versione, diciamo, un po' diversa di noi stessi, quasi, diciamo, semplicemente una variante dialettale degli italiani. Guardiamo cosa succede quando italiani e spagnoli si incontrano per la prima volta. Hola, Marco. La mano. Hola chicos, sono Alba di Egnes Impara e Vivi lo Spagnolo, ma oggi non impareremo lo spagnolo, ma lo vivremo. Oggi voglio parlarvi di baci, abbracci e mani. Sì, di quando, in che situazione si bacia, si abbraccia o si dà la mano in Spagna. Questo sembra banale, ma è molto importante. Conosco più di una persona che ha avuto qualche problema con queste cose. Una delle cose più importanti da sapere è che in Spagna baciamo sempre per prima volta con la guancia destra, non con la sinistra. Se ci fate caso, in Italia di solito si bacia così, no? Con la sinistra e poi la destra. In Spagna è al contrario, ordine se non vogliamo avere casino. Un'altra cosa importante è che in Spagna gli uomini non si baciano tra di loro, solo se sono famiglia. In Italia, per quello che ho visto nel sud dell'Italia, sì che si baciano gli uomini, gli amici. In Spagna no, da noi si baciano solo gli uomini se è della tua famiglia, tuo papà, tuo zio, tuo cugino, oppure se sei gay e hai un altro amico gay, ti dai 2 baci. Come dobbiamo salutare la prima volta quando conosciamo una persona? Se sei un ragazzo, al ragazzo gli dai la mano e alla ragazza gli dai 2 baci. E se sei una ragazza, dai 2 baci a tutti e 2. Non diamo mai la mano, è come troppo formale tra ragazze o tra ragazzo e ragazza. L'unico momento dove salutiamo con la mano è in un ambiente lavorativo. Quando arrivi in una riunione con i tuoi amici, anche se siete in 20, dovete dare 2 baci a tutte le ragazze. Gli uomini, come abbiamo detto, possiamo salutare con la mano o con un abbraccio.
Che io sappia, in nessuna parte della Spagna si danno 3 baci. 3 baci è come troppo lungo, sembra quando finiranno. In Spagna, se saluti qualcuno che è molto vicino a te, se sei una ragazza, non dai di solito 2 baci. Io per esempio dare 2 baci a mio papà o a mia mamma o alla mia migliore amica è come troppo... non c'è molta confidenza allora. Di solito si danno 2-3 baci uno dopo l'altro nella stessa guancia, tipo in Spagna in messa quando si deve dare la pace dai 2 baci. Se sei con il tuo compagno, i tuoi genitori, i tuoi amici, a quelli che conosci gli dai 2 baci, se sei una donna ovviamente, e a quelli che non conosci gli dai la mano. Perché lo dico? Perché la prima volta che sono andata in messa in Italia sono andata in una chiesa, nella chiesa di Bardi, che è un paesino di Parma. Potete immaginare, la prima volta che andavo in un evento pubblico nel paese del mio compagno, la chiesa piena di gente, il prete dice di dar la pace e io vado a dare 2 baci al mio compagno. Che cosa avrebbero pensato le anziane di quel paese? Torniamo sulla comunicazione e facciamo un piccolo focus sul linguaggio. Proviamo a definire almeno 2 regole fondamentali. La terza la lasciamo aperta. Può essere scontato, ma essere gentili sempre può essere una regola. Sorridere, salutare, parlare non velocemente con una persona che già percepiamo come diversa e non usare espressioni troppo locali, troppo dialettali. Questo potrebbe essere una cosa spontanea, a volte la percepiamo addirittura come gentile, ma può essere una grande barriera. Abbiamo visto nel video di prima cosa succede anche tra culture così vicine. Nel dubbio non tocchiamo le altre persone, né sulle spalle, né stretta di mani, niente. Forse può essere meglio prima di capire cosa succede. La terza la lasciamo aperta. Adesso il nostro focus è invece la lingua, cioè che tipo di lingua usare quando abbiamo a che fare con persone chiaramente diverse culturalmente. Una cosa alla quale noi italiani non siamo assolutamente abituati: parlare e scrivere chiaramente. Espressioni facili, brevi, senza paroloni, eliminare il più possibile, anzi eliminare il burocratese. È una diversità che non ci piace e che mette in crisi noi stessi, figuriamoci gli altri. Dal punto di vista linguistico, sapere un minimo di lingue straniere è un ottimo ingrediente per essere culturalmente sensibili alla diversità. Inglese e francese dovrebbero essere diffusi da tutte le parti, ma così sappiamo che non è. Almeno procuriamoci degli strumenti per interagire, per sbloccare la comunicazione con chi parla e viene da un altro posto e parla delle lingue molto lontane dalle nostre. Adesso delle espressioni, frasi chiave che ci possono essere utili ad interagire con una persona che non parla italiano ma potrebbe parlare francese. Noi non sappiamo parlare molto francese, ma dobbiamo essere in grado comunque di interagire positivamente con lui o lei e di capire di che cosa ha bisogno. Quindi la prima cosa che dobbiamo chiedergli è: parli francese? Si può fare in 2 modi, uno più informale dando del tu, parle tu français, uno più formale dando del voi, parlez-vous français. Ok, vediamo come si scrivono e poi di nuovo come si pronunciano. Parles tu français oppure parlez-vous français? Ok, a questo punto il nostro interlocutore ci può rispondere ovviamente di sì o di no. Come ci risponde? Se conosce il francese dirà oui, je parle français. Ripetiamolo. Oui, je parle français. Ok, Viceversa risponderà non, je ne parle pas français. ok. Non, je ne parle pas français.
Ok, se non parla francese ovviamente non ha senso continuare, ma se invece parla francese gli dobbiamo far capire che noi non siamo troppo bravi a parlare francese, ma lo possiamo aiutare. Quindi gli diciamo: Je parle un peu de français. Parlo un po' di francese. ok, Come posso aiutarti? Comment puis-je t'aider? Oppure di che cosa hai bisogno? De quoi tu as besoin? benissimo, 3 frasi chiave molto importanti. Io parlo un po' di francese, in realtà è molto poco, ma quello che serve. Quindi, Je parle un peu de français. un peu. E gli si può dire Come ti posso aiutare? comment puis-je t'aider? Ok, oppure possiamo scegliere di che cosa hai bisogno? De quoi as-tu besoin? Di che Benissimo. cosa hai bisogno? Quindi aiuto o bisogno, questi sono equivalenti, possiamo scegliere. Allora, adesso cerchiamo di individuare alcune tra le risposte più probabili che ci può dare il nostro interlocutore. Poi dovremo continuare in un altro modo, per esempio con una lista di cose, però di cosa potrebbe aver bisogno il nostro interlocutore? Per esempio potrebbe chiedere un medico, Ok, potrebbe avere bisogno certo. di assistenza medica. Quindi dirà Ho bisogno di un dottore. j'ai besoin d'un docteur. Doctor, ok. Oppure di cosa può aver bisogno? Potrebbe avere bisogno di aiuto per il suo Sì. permesso di soggiorno. Benissimo. Quindi j'ai besoin d'aide pour mon permis de séjour. Permesso di soggiorno. Ripetiamo questa parola perché potrebbe ricorrere. Aide, aiuto. Ok, e ripetiamo questa. Permis de séjour, permesso di soggiorno. Benissimo. Potrebbe aver bisogno di alloggio. Certo. Quindi potrebbe ad esempio rispondere je cherche une maison. Ripetiamo. Je cherche une maison. Il maison. Casa. Anche questo è un verbo che possiamo ritrovare in tante frasi, utile, quindi Chercher, cercare. je cherche, cerco, Io molto cerco. simile all'italiano. Sì. Queste sono ovviamente delle richieste possibili: dottore, aiuto generale, permesso di soggiorno, alloggio. Ripetiamo queste parole chiave. Docteur, dottore. Aide, aiuto. Permis de séjour, permesso di soggiorno. Une maison, una casa. Ok, poi ci vuole una lista di cose già preparata. E adesso vediamo alcune frasi o espressioni che ci possono essere utili con un interlocutore che parla inglese. Anche in questo caso, come nel francese, gli diciamo che noi non sappiamo parlare bene inglese, ma lo possiamo comunque aiutare. Allora, quindi, come al solito, gli chiediamo se parla inglese. Do you speak English? Do you speak English? Ok, anche in questo caso ci può rispondere sì. In maniera oppure affermativa. no. Yes. Yes. I speak English. I speak English. O anche semplicemente yes. Yes, I do. Oppure O altre risposte. no. Oppure no. I don't speak English. Don't. Oppure semplicemente no. Anche in questo caso non continuiamo. In questo caso gli dobbiamo dire io parlo un po' di inglese. Yes, quindi Mhm. I speak a little bit of English. Ma anche I speak a little English, anche speak una a little cosa English. del genere. Ok. E
chiediamogli di cosa ha bisogno. Si può dire in maniera molto informale, what do you need? Di che cosa hai bisogno? Quindi, what? Cosa? What? You Cosa? What do you need? Oppure, in maniera un pochino più formale, si potrebbe chiedere, how can I help you? Come posso aiutarti? How can I Help you. you? How can I help you? Aiuto, un'altra parola molto importante. Queste quindi sono equivalenti nella funzione. Vediamo quali possono essere le richieste più probabili che ci vengono poste. Permesso di soggiorno? Sì, Ok. Stay permit. quindi si potrebbe dire I need. I need help. Mhm. I need help può essere Bisogno qualsiasi di cosa. I need help for. For my, ad esempio in questo caso, Certo. stay permit. Il permesso di soggiorno. Ok, questa la possiamo usare per tutto. I need help ci dice che ha bisogno di aiuto per qualcosa, per la casa. I need help, per esempio, to find Mhm. an accommodation. Ok. An accommodation è proprio alloggio. Un alloggio, Potrebbe anche proprio una dirci a house. A house. Ok. E se ha bisogno di un dottore dell'ospedale? Ci dirà semplicemente I need a doctor. Quindi, I need, mettiamolo qua. O I need help for finding doctor, oppure I need a doctor. Direttamente. Poi bisogna continuare in un altro modo, per esempio con una lista di cose già preparata da fargli vedere. In questa slide, che ho lasciato volutamente in inglese e che viene da un documento ufficiale del Consiglio d'Europa, che si chiama Competenze interculturali per tutti, vediamo 7 piccole regole per la comunicazione in un gruppo multiculturale, che è quello che facciamo sempre, anche quando non ci rendiamo conto di farlo. La prima: non utilizzare automaticamente le interpretazioni che di solito facciamo. Appunto, le facciamo automaticamente. Sono frutto dell'abitudine a comportarci in un determinato modo e dobbiamo essere capaci di non farlo sempre automaticamente in determinati contesti, quelli di lavoro per esempio. La seconda è una specie di prima riformulata. Fai un passo indietro rispetto al tuo schema di riferimento. È la stessa cosa. Sii pronto a spiegare l'ovvio. L'ovvio non è ovvio per tutti e questa è una cosa molto importante. Ascolta e fai domande. È una conseguenza di sii pronto a spiegare l'ovvio. Quindi essere pronti a fare domande senza vergognarsi di dire di non aver capito. Usa il tuo ragionamento critico, la tua capacità di ragionare criticamente. Qui si aprirebbe uno scenario enorme, ma riflettiamo su essere critici in senso positivo. Significa, ancora una volta, metti in discussione anche quello che ti sembra scontato. Scambia e discuti i tuoi giudizi di valore. Questo non direttamente quando lavori con gli altri, ma nell'ambito del tuo gruppo di riferimento. E infine, focalizzati sulla soluzione, non sul problema. Finiamo questo modulo con questa citazione, ancora una volta dal Consiglio d'Europa, ancora una volta lasciata volutamente in inglese, e la domanda con cui ci lasciamo è: cosa c'entra la democrazia, che voi vedete anche evidenziata nel testo, con tutto questo, tutto quello di cui noi stiamo parlando adesso?